Oggi voglio parlarvi dei 5 errori più comuni che le donne mature fanno nel trucco occhi. Ecco, in questo video truccherò passo passo l'occhio per ottenere questo risultato che a mio avviso non è poi così valorizzante, mentre ti farò vedere come truccare nella maniera a mio avviso corretta l'occhio di sinistra. Ciao, sono Luana e questo è Overglow Makeup Over 40, un canale dedicato alla bellezza, al trucco, al benessere di noi donne over 40. E se sei anche tu una donna che ha superato quest'età, fino ai 100-120 anni, fai parte della nostra community, quindi mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella così sarai sempre informata dei nuovi contenuti. Ma adesso iniziamo. Il primo grande errore che a volte commettiamo è quello di non preparare la palpebra con una base che la renda liscia, omogenea, che elimini le discromie e soprattutto che renda gli ombretti che andremo poi ad applicare più durevoli e più brillanti. Se mi avvicino, amiche, probabilmente riuscite a vedere sulle mie palpebre chiuse delle piccole venuzze, delle discromie, insomma, sono cose che potrebbero danneggiare la riuscita finale del make-up. Ecco perché applichiamo sopra che cosa? Un primer occhi oppure, se non lo avete, una puntina del vostro abituale correttore. Io qua per esempio ho due primer occhi che utilizzo con piacere. Uno è il classico di Kiko, vedete che ormai è arrivato alla fine, e sto utilizzando anche questo di Wet n Wild. Devo dire che questo è un pochino più denso, questo un pochino più fluido, ma entrambi fanno benissimo il loro lavoro. Se non volete comprare un prodotto apposito che ci sta, vi piace una trousse leggera, una trousse pratica, mettete pure una gocciolina del vostro correttore, l'effetto è praticamente lo stesso. Ecco, adesso io su quest'occhio la vado ad applicare, su quest'altro no, così vedrete anche come scorre l'ombretto e qual è la resa che ha. Per semplicità vado con il correttore, così anche chi di voi non ha un prodotto apposito può tranquillamente seguirmi e provare. Una puntina microscopica, amiche, che poi in maniera molto gentile o col mio solito pennello da correttore, ma in questo caso anche col dito, posso sfumare. Quando sfumo col dito noterete che cerco di farlo sempre con l'anulare. Perché? Perché è una delle dita più delicate, col tocco più leggero che abbiamo nella mano. E siccome l'occhio è delicatissimo, anche quando applico le creme contorno occhi cerco di farlo sempre con questo dito qua. Allora, come potete vedere, ne ho usato veramente pochissimo, ma quest'occhio rispetto a questo è già più uniforme, già più illuminato. Per essere certa che gli ombretti che vado ad applicare sopra tra un attimo abbiano anche un'ottima scorrevolezza, chiudo tutto con un velo, un piccolissimo velo di cipria. Micro pennellino, intingo veramente dal tappo una goccia di cipria in polvere libera e fisso il tutto. Il secondo errore che molto spesso mi capita di notare è una sorta di inversione di quella che è l'applicazione dei colori sulla palpebra. Mi spiego meglio, amiche. Per la teoria dei colori della luce, in genere le colorazioni chiare tendono a allargare, a mettere in evidenza qualcosa, mentre le colorazioni più scure, opache, meno riflettenti tendono a far rientrare. Ecco che per chi come noi ha superato gli anta e magari non ha più una palpebra proprio tonicissima, quello che capita di solito è di voler in qualche modo minimizzare questa parte, vedete, della palpebra che si allarga e tende un pochettino a scendere e di volerla far rientrare, mentre soprattutto per chi col tempo poi inizia ad avere un occhio un po' incappucciato, ossia un occhio in cui
la palpebra superiore tende a scendere sempre di più sulla palpebra mobile. Cosa succede? Che la palpebra mobile si vede di meno, quindi teoricamente noi vorremmo illuminarla, renderla più evidente, e questo si fa ovviamente con un colore più chiaro che la porta fuori. Ecco, spesso vedo proprio succedere il contrario, e adesso proverò ad applicare gli ombretti in questo modo da questa parte. Di qua proviamo invece a fare il metodo secondo me più corretto e capiamo la differenza a una nota, amiche. Vedrete che io tenderò un pochino ad esagerare con l'applicazione dei prodotti oggi. Questo non perché voglio mistificare la riuscita del video, ma perché, essendo per così dire un video teorico che vuol far comprendere dei concetti, per me l'importante oggi non è fare un trucco perfetto, ma è farvi capire bene il ragionamento che ci sta dietro. Prendiamo il colore più intenso e lo vado a mettere sulla mia palpebra mobile, seguendo quella che è un po' la linea naturale ormai del mio occhio. Ecco qua. Come vedete, io ho ancora una buona porzione di palpebra mobile, ma immaginate, diciamo, anche questo effetto su una palpebra un po' più scesa, un po' più incappucciata. Come seconda parte prendo invece l'ombretto chiaro e lo applico su quella che è la palpebra fissa. Sto mettendo un ombretto chiaro ma opaco. Vedete però come già con questo questa parte diventi più pesante. Immaginate se invece di fermarsi qua, come può appunto avvenire in un occhio più maturo, proseguisse ancora scendendo. Quindi, come avevo anticipato, io sto un po' esagerando, ma perché vorrei dare diciamo una dimostrazione utile anche ad amiche che hanno la palpebra un po' più abbassata, un po' più scesa della mia, cosa assolutamente normale e inevitabile con l'età. Ok? Ecco, questo è l'effetto. Ripeto, e sto usando un bianco opaco. Se poi, amiche, fate addirittura un errore ancora più incisivo, cioè di mettere un colore brillante, come sto per applicare adesso sopra, vedete che l'effetto è ancora molto molto più forte. Allora, che cosa andiamo a fare invece dall'altra parte? Invertiamo, cioè noi andiamo a mettere il colore più scuro, prendo quest'altro pennellino, nella zona dove vogliamo far rientrare la nostra palpebra pesante, che in genere è questa zona qua, la zona della cosiddetta crease, cioè della piega. Ok, quindi lo vado a mettere proprio in quella porzione di pelle dove molte di noi hanno un po' di pieghette. Dipende, per esempio nel mio caso non tutti i giorni sono uguali, io sono in quella fase della vita dove magari appena mi sveglio la mattina questa palpebra qua mi arriva qua sotto e poi durante la giornata si risolleva. Quindi diciamo che però questo qui è un punto critico, no? Quindi noi la andiamo a mettere nella parte che vogliamo far rientrare e non seguiamo proprio la discesa dell'occhio fino in fondo, ma cerchiamo di restare un pochino alte, magari di spingere il colore un po' più verso l'esterno, quindi creare una sfumatura un pochino più alta, ok? Rispetto a quella che è la nostra curva naturale. Anche in questo caso, amiche, sto esagerando non solo di qua, ma proprio per farvi vedere il contrasto, no, tra le due applicazioni. Ok, quindi vedete che
li ho messi esattamente al contrario. Poi prendo dall'altro lato il pennellino piatto e vado ad applicare il chiaro qua su quella parte di palpebra mobile che ancora si vede, e magari, insisto, ne applico anche un bel po', mi illumino anche questo angolino centrale. Ovviamente voi darete il chiaro sulla parte di palpebra che avete effettivamente visibile, ok? Io qua ci vado pesante per farvi un po' capire la differenza. Ovviamente poi le parti vanno anche sfumate, amalgamate per avere un bel make up, ci mancherebbe altro. Ma ripeto, in questo caso siate generose, fatemi passare il pasticcio, perché lo scopo è tutt'altro, cioè farvi capire appunto la differenza. Sfumo anche qua per par condicio, ok? Però credo che il risultato sia abbastanza chiaro. Naturalmente possiamo mettere un pochino di luminosità anche sulla palpebra fissa, però dobbiamo andarci molto molto piano. Ad esempio io vi consiglio comunque un colore opaco e la mettiamo solo ed esclusivamente nella parte super alta, qua vicino al sopracciglio, quindi comunque mantenendo questa apertura di sguardo. Ok amiche, proseguiamo con il prossimo errore: applicare un eyeliner o una matita occhi troppo spesso, troppo pesante, troppo definito. Purtroppo le linee rigide, molto geometriche, difficilmente donano ad un occhio maturo, e soprattutto se facciamo una linea di eyeliner molto spessa rischiamo di coprire quel po' di palpebra che in realtà è rimasta. Quindi ripeto, nel mio caso io ho ancora dello spazio su cui lavorare, ma immaginate un po' il ragionamento anche su diversi tipi di palpebre. Vi rimetto magari l'immagine. In questo caso inizio a darla proprio dall'angolo interno, mi faccio tutta la riga e seguo precisamente quella che è la curva del mio occhio. Ecco qua amiche. Questo è il risultato, cioè una riga che sicuramente si nota dall'inizio alla fine dell'occhio, ma che si porta via molta della mia palpebra. Non solo, molte di voi vogliono anche proseguire con la bordatura inferiore dell'occhio, cosa che secondo me appesantisce ulteriormente, ma vediamo meglio che cosa intendo. Ok amiche, ecco, in questo caso, ripeto, sempre in maniera un po' dimostrativa e grossolana, ho bordato l'occhio sopra e sotto con una riga che probabilmente vi è capitato di fare, con una riga che quando eravamo anche molto giovani probabilmente era interessante e valorizzante. In questo caso, soprattutto se andiamo a scurire ulteriormente anche intensificando la parte interna dell'occhio, quindi la rima interna con lo scuro, può portare ad un risultato del genere. Che cosa fare invece in quest'altro occhio, dove vogliamo un trucco un po' più
sollevato, un po' più leggero, un po' più valorizzante. Innanzitutto provate a valutare l'utilizzo di una matita marrone anziché di una matita nera. Questo ovviamente deve essere in armonia con i vostri colori, ma nel mio caso vedete come il nero sia molto predominante, quindi nella maggior parte dei miei video mi vedete utilizzare una matita marrone che a mio avviso si addice un po' di più ai miei colori. Ma per rendervi più facile il paragone, oggi proseguo con la matita nera. Anzitutto non partirò questa volta dall'angolo interno dell'occhio per fare tutta la riga, ma mi fermerò, diciamo, al centro della pupilla, o meglio, inizierò dal centro della pupilla verso l'esterno, lasciando chiara questa parte qui. Questo perché l'effetto che voglio dare è quello di luminosità, di ingrandimento di quella parte dell'occhio. E come darò questa riga? Cercherò di farla il più sottile possibile, perché ripeto amiche, io ho ancora un po' di spazio, ma questa tecnica che vorrei trasmettervi è adatta anche a quelle signore che hanno pochissimo spazio sulla palpebra mobile, e quindi la cosa migliore da fare è andare a mettere la matita tra una ciglia e un'altra, in quella che viene chiamata infracigliare. Adesso io cerco di aiutarmi con uno specchietto perché non mi vorrei togliere l'occhio, ma vi metto qua un'immagine che vi aiuta per bene a capire di cosa sto parlando. Si tratta appunto di mettere la matita non internamente, ma proprio tra una ciglia e un'altra, andando a riempire quei buchettini che abbiamo, anche perché con l'età le ciglia si fanno più rade, quindi c'è più spazio. Questo che cosa crea? Una bordatura assolutamente naturale dell'occhio, perché quando chiudete quasi non si vede, ma dà anche l'effetto di avere più ciglia, di ciglia più folte. Quindi è davvero, diciamo, un'ottima soluzione che non toglie spazio alla palpebra mobile. Metto così. Allora amiche, come vedete io non sono stata molto precisa, ma questo non è fondamentale perché noi non stiamo cercando una riga dritta netta, stiamo cercando un effetto soft, quindi ho intensificato soltanto la parte finale e quando sono arrivata non proprio in fondo al mio occhio, che sarebbe qua, ma un pochino sopra, ho tirato un po' su una sorta di codina. Questo per dare al mio occhio un effetto un po' più sollevato rispetto all'altro. Provo a chiudere, vedete che non ha quasi spessore questa riga. Ripeto, non è molto precisa, ma non è l'effetto che cerchiamo, e anzi, per renderla ancora più soft, ancora più sfumata, prendiamo un piccolo pennellino come questo a penna, e ciò che andiamo a fare è unire bene, sfumare quei tratteggi di matita nera che abbiamo dato uno vicino all'altro, ok? Perché così avremo un effetto ancora più soft. Metto così, magari mi vedete meglio. Vedete cosa faccio? Vado a sfumare, sporcare e poi sfumo anche questa codina finale. Cosa faccio? Invece di bordare come ho fatto di qua tutto l'occhio, posso prendere quel pochino di matita e soltanto per il primo tratto, soltanto per il primo pezzettino, la porto un po' giù, avendo in questo modo una bordatura ma molto molto più leggera. Ok amiche, spero che riusciate a vedere la differenza tra un occhio e un altro. Per me è abbastanza evidente, quindi questo è un occhio molto più leggero, ma anche più liftato, più aperto, e questo è un occhio un po' più pesante.
Quarto errore, da questa parte l'abbiamo visto prima, ridurre l'ampiezza della parte chiara dell'occhio mettendo una riga scura all'interno della rima. Ovviamente se vi piace potete farlo, amiche, ci tengo a ripeterlo, questi sono solo consigli generici, ma stiamo parlando di make-up, non di scienza, quindi chiunque poi può truccarsi e fare col proprio viso ciò che desidera. Ma se quello che cercate è un effetto più aperto, più sveglio, ecco, non mettete anche il nero dentro la rima dell'occhio. Piuttosto, se volete ingrandirlo, andate con una colorazione chiara. Ma attenzione, perché anche qui l'errore è dietro l'angolo e voglio farvi vedere queste due matite qua. Allora, mettendo il chiaro nella rima interna, e adesso tra un secondo ve lo farò vedere, sicuramente aprite di più l'occhio, ma se scegliete una matita come questa, e ve la voglio far vedere qua, cioè di un bianco assolutamente sparato e innaturale, l'effetto sarà davvero artificiale, sarà davvero pesante. Provo a metterla qua. Adesso sto stratificando un po' troppo, però vedete insomma l'effetto che ha. Mentre se scegliete sì una matita chiara ma color burro, in questo caso è addirittura quasi leggermente rosata, ve la faccio vedere, ve ne ho parlato già altre volte, ma vi ricordo che vi metto poi tutti i prodotti che ho utilizzato in info box. Ecco, schiariamo, io ad esempio soffro un po' di rossore degli occhi, lo avrete notato, di piccoli capillari, quindi questa puntina un po' di chiaro mi aiuta. La vado a mettere, ma vedete che la differenza tra questo colore e questo è veramente tanta, cioè questa mi dà sì luminosità, ma non mi rende una bambola di plastica. Ecco, quindi se volete allargate, scegliete bene la colorazione. Quinto errore, esagerare con la quantità di mascara. Allora, voi sapete amiche che io sono assolutamente pro mascara, invidio le signore che hanno le ciglia folte, lunghe, incurvate, cioè tutto il contrario di me. Quindi se potete permettervelo assolutamente valorizzatele col mascara, però ricordate che dare tanto mascara sopra e anche tanto mascara sotto può non solo appesantire l'occhio ma anche evidenziare le occhiaie, cosa che ad esempio io ho. Quindi vi faccio vedere che, come dire, dare tanto mascara sotto vi può dare un effetto un po' invecchiato. Se soffrite di occhiaie magari evitatelo. Faccio vedere. Ora considerate sempre che io parto da ciglia non molto lunghe, non molto folte, quindi anche l'effetto diciamo che poi hanno di ombra sulla mia occhiaia è limitato alla loro capacità. Però ecco, già così vedete che a mio avviso l'effetto totale è ancora più pesante. Mentre il mio consiglio per l'occhio, per così dire, giusto, se così vogliamo chiamarlo, è quello di insistere di più sulle ciglia superiori e se volete avere un effetto ancora più allungato, potete lasciar stare le ciglia proprio vicine qua, perché volete magari mantenere quel chiarore che c'è nell'angolo interno, e concentrarvi soprattutto sulle ciglia esterne, sollevandole non solo verso l'alto, ma per l'appunto anche verso l'esterno, quindi lavorando il più possibile nell'angolo esterno. Questo tutto per continuare a sostenere quella salita verso l'alto che tanto ci aiuta. Adesso amiche io mi prendo qualche minuto per dare un pochino il mascara bene, se no qua rischio di farmi male. Vi consiglio anche, se volete accentuare anche solo l'angolino, di dare nella rima inferiore solo il primo ciuffettino, quindi non tutte, non fino a qua,
ma soltanto il piccolo ciuffettino ed insistere più che potete. Adesso io vado a dare su quest'occhio tutto il mascara su diciamo tutte le ciglia e di qua invece solo sulla parte esterna, però ripeto, il mascara è veramente a discrezione, quindi se ve lo potete permettere datevelo. Il consiglio qui è per chi deve un po' bilanciare tra le ombre, le ciglia che ha e lo spazio che ha sulla palpebra. Ultimo errore, amiche, è quello di lasciare totalmente trascurate le vostre sopracciglia, soprattutto se col tempo si sono fatte un po' più rade, se avete dei buchetti o se hanno preso, come nel mio caso, una curva rotonda che sembra quasi una parentesi e quindi quell'aspetto un pochino più sollevato, un pochino più definito non c'è più. Ecco, allora qua lasciamo come sta naturalmente. Ciò che potete notare è che le mie ciglia sono un pochino più corte rispetto a dove dovrebbero trovarsi, nel senso che se vi prendo la misura qua vedete che il mio sopracciglio dovrebbe arrivare a toccare il pennello, ok? Dovrebbe terminare qua, mancherebbe qualche peletto in fondo. Per prendere invece la misura iniziale, anche qua vedete che tra dove effettivamente iniziano e diciamo dove dovrebbero essere c'è qualche millimetro, spero che riusciate a vederlo, che andrebbe un pochino rinfoltito. Per non parlare poi, come vi dicevo, della curva che dà un po' di apertura, che in questo caso si trova facendo passare sempre una retta, quindi va bene un pennellino dall'angolo del naso al centro della pupilla, quindi qua dove io dovrei avere il punto più alto, vedete che invece ho il punto più basso, quindi inevitabilmente il mio sopracciglio cade. Ecco, questo non è molto valorizzante, perciò se siete un tipo di persone che non amano intervenire sulle sopracciglia, proprio stamattina mi confrontavo con una signora che mi diceva le ho sempre avute così un po' rade, molto chiare anche da ragazza, non ci ho mai fatto niente. Ecco, in quel caso le ho consigliato anche semplicemente di utilizzare un gel trasparente per pettinarle un po' verso l'insù. Altrimenti potete affidarvi ad un prodottino, in questo caso vi faccio vedere una matita di Essence, ma c'è anche una matita, un residuo di una matita di Astra. Ecco, l'importante è trovare un po' il colore che vi si addice e semplicemente dopo averle anche un po', se volete, pettinate, sistemate con l'apposito pettinino, dare, vedete che già basta pettinarle per sollevarle, ma come nel mio caso, dare una piccola rinfoltitina, ok? Una cosa proprio minima, andare a riempire quei buchetti. Guardate, ho tracciato semplicemente 2 linee, non è che, come dire, vado a fare tante cose, ma con un colore che somiglia veramente molto al mio, spero che si noti. Riempio un po' e quando arrivo qui, che è proprio il puntino che vi dicevo, cerco semplicemente di non di fare grandi cose, ma di dargli quel minimo di sollevamento, ok? Che mi apra un pochino di più lo sguardo. Pettino e ho finito così. Però, amiche, vedete già la differenza tra una curva leggermente più accentuata, arcuata e proprio la parentesi tonda che naturalmente prendono le mie sopracciglia. Spero che questo vi sia servito per avere qualche indicazione chiara. Ovviamente sono consigli, come dicevo, che ognuna deve adattare un po' al proprio viso, al proprio occhio, ma anche ai propri gusti, ragazze, perché se il vostro gusto è questo, continuate a farlo serenamente. Però almeno in questo caso, se non lo eravate, siete ben consapevoli diciamo, di come siete arrivate a quell'effetto o di come cambiarlo se una mattina vi svegliate e non vi piace più come prima. Vi voglio dare un ultimo trucchetto, secondo me utile in entrambi i casi. Vedete che io qua ho dato un ombretto seguendo tutta la curva del mio occhio ed è abbastanza sceso. Qua ho cercato di fermarmi prima, di delinearlo un po' anche con la codina, ciò non toglie che un piccolo aiutino a tirare su fa sempre bene. Che cosa possiamo fare in entrambi i casi?
una puntina, proprio una puntina di correttore del nostro solito colore. Prendiamo un po' di correttore e eventualmente tiriamolo un po' su, sia di qua che di là. Questo darà un piccolo effetto lifting ulteriore al nostro occhio. Amiche, fatemi sapere se questo tutorial vi è piaciuto, vi è stato utile, se truccate gli occhi in un altro modo, se avete dei trucchetti da condividere con la community. Io vi saluto, vi abbraccio e vi aspetto sempre qui su Overglow, il nostro canale. Ciao!